Buongiorno ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Mi alterno, un posto in garage e un posto nel laboratorio. Allora, oggi vi parlerò di questo kit per spinature per il legno. Loro lo chiamano set di calibri per tasselli e punte di trapano. È un jig che ci permette di inserire le spine nel legno, quindi avere la possibilità di realizzare degli incastri che siano solidi e che siano perfettamente dritti, ci permettono di fissare bene i pezzi fra loro. È un semplice oggetto, costa solamente 7,99 €, è uscito il 28 novembre alla Lidl. Tanti di voi mi hanno chiesto se potevo fare una recensione. Bene, oggi vi farò vedere come funziona. Io già l'ho testato, è davvero utile, è pratico, è semplicissimo da utilizzare, c'è solamente da capire bene il funzionamento. Quindi vi faccio vedere l'utilizzo, uniamo qualche pezzo di legno, dopodiché traiamo le conclusioni. Secondo me comunque è un prodotto che vale, anche perché costa così poco, solamente 7,99 €, che sinceramente per quello che ha dimostrato di sapere fare vale la pena di acquistare. Quindi se non trovate proprio questo potete ordinarlo anche online, infatti il marchio è KWB, comunque mi ha dato senso di solidità anche se di plastica e sembra buono. Vediamolo, andiamo direttamente ai fatti, bando alle ciance e vediamo come si comporta. Allora, vediamo l'interno della confezione. All'interno c'è un libretto di istruzioni in cui ci sono spiegati gli utilizzi con delle illustrazioni, poi il nostro jig, un'ulteriore parte che lo compone, le punte di trapano, una brugola che servirà poi a stringere i fermi che si mettono sulle stesse punte. Questi sono i fermi, vengono date in dotazione 3 punte di trapano da 6, 8 e 10 mm. Lo stesso con questi anelli distanziatori della stessa misura, più 3 confezioni con delle spine da 6, 8 e 10 mm per poter utilizzare appunto con quello che abbiamo in dotazione. Poi noi, se abbiamo in laboratorio altre spine o necessità di utilizzare diverse punte, abbiamo la possibilità di scegliere tramite questa parte metallica con questi fori che è possibile sollevare e fare scorrere in modo da avere la misura che ci occorre di più. Vediamo come si utilizza. Decidiamo di utilizzare le spine da 8 mm, quindi prendiamo la punta di trapano da 8 mm, l'anello distanziatore che ci servirà poi a decidere la profondità del foro, e dobbiamo fare in modo che, sommando la profondità del foro fatto su uno e sull'altro pezzo da unire, dovremo ottenere almeno la distanza della spina. Quindi si inserisce nel calibro scegliendo il foro da 8 in questo modo, dopodiché si fa passare la punta e tramite la brugola stringiamo l'anello quindi abbiamo impostato 2 cm, poco più di 2 cm di profondità. Adesso dovremo fare i fori e allora proviamo ad unire questi due pezzi fra di loro. Dovremo unirli in questo modo a T. Procediamo forando ovviamente con la parte più profonda, prima questa parte, quindi decidiamo il punto in cui fare il foro, metteremo 2 spine, una qua e una qua, dopodiché possiamo praticare il foro con la nostra spinatrice. Come si fa? Si deve svitare questo pomello che libererà questa parte, dopodiché dovremo inserire sulla parte bassa tramite questa specie di T-track questo accessorio che ci permette di dare la distanza. Guardando bene sul laterale notiamo che in corrispondenza dello 0 c'è questa tacca, perché qua c'è pure una guida millimetrata. Misurando questo legno sappiamo che è da 28 mm, quindi dovremo posizionare il nostro segno a metà, a 14 mm. Allora, posizioniamo in corrispondenza della tacca questa sporgenza che abbiamo sul nostro jig, quindi sappiamo che in questo modo siamo perfettamente allineati e possiamo praticare il foro. Il foro verrà esattamente al centro. Inseriamo la punta di trapano
tocchiamo il legno, torniamo indietro di poco, avviamo alla massima velocità, dopodiché possiamo forare. Perfetto, primo foro praticato. Adesso allineiamo con la seconda linea. Ok, stessa procedura, inserisco, tocco il legno, torno indietro di poco. Ok, adesso dobbiamo fare i fori su quest'altro legno, quindi una volta trovato il centro della tavola con una linea, oppure possiamo utilizzare sempre la guida millimetrata e posizionarla nel modo corretto, spostiamo la nostra battuta in avanti. L'importante è comunque che la punta di trapano non superi mai lo spessore del legno, quindi nel dubbio possiamo anche utilizzare lo stesso per decidere a che profondità metterlo. Quindi in questo modo si stringe. Ok, facciamo adesso i fori in modo da far unire le due tavole nel modo corretto. Allora, per far combaciare questi due fori dobbiamo utilizzare questo accessorio. Questo di qua va posizionato in base al tipo di foro sulla parte bassa o sulla parte alta, perché è possibile fare fori in più modi, quindi è perfettamente adattabile alle nostre esigenze. Dopodiché farlo combaciare in questo modo, metterli allineati e fare in modo che i fori combacino con questa sporgenza che c'è sulla base. Questa sporgenza andrà esattamente all'interno del foro che abbiamo praticato, dando la posizione corretta al jig, e poi avvicinandolo in questo modo avremo la posizione corrispondente esatta di dove si trova il foro precedente in corrispondenza del foro che dobbiamo praticare. Facciamo questa prova. Sono perfettamente allineati, la parte di sotto combacia con il primo foro, posso praticare il foro qua. Ok, quindi pratico il secondo. Ok, questi due fori adesso combaceranno con gli altri due a perfezione. Proviamo ad inserire le spine. Perfettamente. Adesso facciamo un'unione qua sul laterale, quindi dobbiamo ottenere questo risultato. Per fare questo pratichiamo i fori, è già impostato a 14 mm. Adesso dobbiamo far combaciare questi fori in modo da ottenere questa unione. Quindi lasciamo a 14 mm perché combacia esattamente con la metà di questa e verrà posizionata perfettamente. Dopodiché, dopo che abbiamo la distanza corretta, posizioniamo il pezzo che ci farà da guida, quindi ci darà il riferimento per dove fare i fori. Adesso questo pezzo va a infilarsi nel foro praticato precedentemente, così avremo la sicurezza che questo foro che praticheremo sarà allineato al foro già esistente. Uno, allineiamo anche questo. Due. Spina. Perfettamente. Per profondità maggiori non riusciremmo ad utilizzare questa battuta per raggiungere ad esempio questa linea, quindi dovremmo rimuoverla
praticare prima il segno dove abbiamo intenzione di fare fori, fissare poi la tavola e seguendo questo riferimento, sempre con l'accessorio che entra nel foro praticato, dovremmo spostarci e fare i fori seguendo appunto il riferimento praticato con la matita. Quindi facciamo combaciare il foro perfettamente al centro. Quindi funzionamento davvero semplicissimo e alla portata di tutti perché ha più riferimenti, questi laterali che combaciano con l'eventuale linea, questa sporgenza che combacia con i segni che abbiamo fatto, più questo accessorio che è messo sulla parte frontale combacia esattamente con il foro praticato. Infatti inserendo una spina in questo modo va perfettamente nel foro che abbiamo praticato prima. In base alle nostre esigenze possiamo montare questo verso il basso oppure verso l'alto. Praticissimo. E allora ragazzi, abbiamo visto quindi il funzionamento elementare di questo calibro, questa spinatrice per poter unire i pezzi fra di loro. È un oggetto semplicissimo, è in plastica, costa solamente 8 euro, quindi non immaginiamo di avere fra le mani un oggetto professionale. Io sono un hobbista, i miei video sono rivolti agli hobbisti, quindi ai maker, perché i maker sono gli hobbisti che nei propri laboratori, nel sottoscala, nei propri garage si divertono a realizzare qualcosa, anche se ultimamente il maker è più inteso come lo youtuber che è bravissimo, che fa miracoli con il legno e con il metallo. No, il maker sei tu che stai guardando me, perché siamo due appassionati del fai da te che realizziamo qualcosa, to make maker. Quindi questo oggetto che ci consentirà possibilmente nella sua vita di inserire 200-300 spine, non di più, e poi magari comincerà a danneggiarsi, ma noi 300 spine le inseriremo possibilmente in 10 anni, quindi si ripaga. Chi invece è un professionista ha necessità di utilizzare attrezzature che siano professionali e quindi ovviamente un oggetto del genere lo screditerà. È comprensibile perché non è affatto un oggetto professionale, quindi il professionista storce il naso. È comprensibile, però il professionista deve capire che guardando questi video fatti da noi hobbisti non troverà praticamente quasi mai oggetti professionali. Poi c'è anche qualcuno che fa video di oggetti professionali dedicati ai professionisti, è giusto, ben venga, perché sono piacevoli da vedere, ma non sono sicuramente destinati agli hobbisti. Un hobbista non spenderà mai 150 euro per una spinatrice per costruire la cuccia del cane oppure la casa delle bambole della propria figlia. Mi sembra un pochettino eccessivo. Detto questo, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, spero di esservi stato utile anche se la spiegazione è stata semplicissima, ho fatto vedere solamente due giunzioni perché sono quelle che più comunemente un hobbista si può trovare a realizzare in casa, realizzando appunto i propri progetti. Scusatemi se mi ripeto, ma ultimamente ci sono stati commenti di professionisti che sono rimasti un pochettino delusi dalla qualità di quello che ho recensito perché erano destinati agli hobbisti, ma ragazzi l'ho detto poco fa, quindi è inutile ripetersi. Quindi spero che vi sia stato utile, vi sia servito a capire come funziona e come si utilizza questa parte che si può ribaltare, inserire nella parte alta o nella parte bassa e per quale motivo. Se lo trovate ancora, compratelo perché costa poco, oppure lo ordinate su internet e sicuramente con lo shop online troverete diversi negozianti, diversi punti vendita dove acquistarlo. E basta, vi saluto, vi invito a mettere mi piace allo stesso video, a iscrivervi al canale e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e a presto!